Oggi niente unboxing, vi parlo invece di due articoli che utilizzo ormai da diversi anni, vi offro perciò la mia esperienza diretta e duratura, faremo una sorta di recensione in retrospettiva per così dire, e parliamo di questo basso, un signature bass, un Epiphone Jack Cassidy, e poi parliamo di queste corde, eccole qui, le Thomastic Infeld Flatwound JF344 corde lisce. Questa è soltanto la confezione, anzi è il foglio contenuto nella confezione, perché le corde sono già montate da diversi anni su questo strumento. Delle corde parleremo più tardi, adesso partiamo dal basso. Questo strumento nasce dalla collaborazione tra Jack Cassidy, lo storico bassista del gruppo americano Jefferson Airplane, e il brand Epiphone. Tra la seconda metà degli anni 60 e la prima metà degli anni 70, Jack Cassidy utilizza diversi bassi elettrici, in particolare Fender e poi Gibson. In molte interviste racconta che quando prende in mano per la prima volta il Gibson Les Paul Signature Bass, finalmente trova lo strumento che corrisponde esattamente alle proprie esigenze, in particolare per l'ampia gamma dinamica e per l'ampio spettro di frequenze in grado di essere riprodotto da quel basso. Molti anni dopo, negli anni 90, avviene l'incontro tra Jack Cassidy ed Epiphone, che si mette a disposizione per realizzare il basso in grado di rispondere completamente alle esigenze artistiche di Jack Cassidy. Come sappiamo, Epiphone è un marchio di proprietà della Gibson che però ha sempre mantenuto un ampio margine di manovra nel realizzare propri progetti, propri prodotti indipendenti da Gibson. Peraltro, nota storica, Epiphone nasce una trentina di anni prima di Gibson, negli ultimi anni dell'Ottocento, mentre Gibson nasce nei primi anni del Novecento. I due marchi si trovano poi ad essere concorrenti nella prima metà del Novecento, poi però le cose si mettono male per Epiphone, che viene per l'appunto acquistata da Gibson. E così nel 1998 vede la luce questo signature bass della Epiphone che porta proprio il nome di Jack Cassidy. Si tratta di uno strumento hollow body, cioè con un corpo cavo, una cassa di risonanza, anche se per la precisione dobbiamo dire che questo è un semi-hollow, nel senso che il corpo non è totalmente cavo. Di fatto, come si vede, il profilo è piuttosto sottile, dunque non possiamo considerarlo uno strumento acustico. Se lo suoniamo da spenti, infatti, ha un volume piuttosto piccolo, sicuramente maggiore di un solid body, per cui magari ci consente più agevolmente di studiare da spenti nella nostra cameretta, però sicuramente non ha niente a che vedere con uno strumento acustico, tuttavia è in grado di conferire al suono una caratteristica acustica. Partiamo dalla paletta, ecco qui, abbiamo questa grande paletta con queste grandi meccaniche in stile sostanzialmente Fender, eccole qui, le tipiche meccaniche die cast con l'ingranaggio a vista. Però diversamente dai bassi Fender e Yamaha abbiamo la paletta che è angolata rispetto al manico, e questa angolazione permette una migliore e più naturale pressione delle corde
sul capotasto e perciò garantisce una migliore trasmissione della vibrazione dalle corde allo strumento, laddove invece gli strumenti come Fender e Yamaha sono costretti a ricorrere agli spingicorde proprio perché la paletta è in linea con il manico. Sotto questa placchetta c'è l'accesso al truss rod per la regolazione della tensione del manico. Il capotasto è in osso sintetico, cioè in sostanza è realizzato in una resina sintetica che mira a riprodurre le caratteristiche dell'osso naturale. Abbiamo poi la tastiera con un raggio di 12 pollici, dunque una tastiera abbastanza piatta, sicuramente molto più piatta della tastiera di un basso Fender, con 20 tasti, medium jumbo. La tastiera è realizzata in alloro indiano, una valida alternativa al palissandro, mentre il manico con il suo profilo a C, quello che io preferisco, cioè un profilo non particolarmente bombato, ecco, è realizzato in mogano o in acero. Ci sono le due versioni, non saprei dirvi in questo caso di che legno si tratta perché c'è la finitura nera che lo nasconde completamente. Andando avanti scopriamo che il manico è incollato al corpo, rendendo di fatto le due parti un tutt'uno. È un po' quello che succede nei bassi solid body quando abbiamo il manico passante, il cosiddetto neck through body, solo che in quel caso la tastiera si ferma qui e il manico prosegue all'interno del corpo, mentre in questo caso sia la tastiera sia il manico si fermano qui e per l'appunto il manico viene incollato. Di fatto in questi casi appunto il manico e il corpo non possono essere separati se non tramite l'intervento di un liutaio esperto, perché si tratta di un'operazione molto delicata che richiede molta perizia ed esperienza. Il corpo è realizzato in acero lamellato e il design è quello che si definisce archtop, cioè in pratica il fondo e il top sono bombati, sono arrotondati. Cerco di farvelo vedere in qualche modo, mi sposto perché questo maglione forse così scuro non è stata la migliore scelta. Cerco di farvelo vedere in contrasto col muro bianco di sfondo. Ecco, qui si dovrebbe notare il fondo con la sua rotondità e così anche il top che è bombato e rotondo, che è un po' quello che succede con gli strumenti ad arco classici. E anche qui, come sugli strumenti ad arco, abbiamo i tipici fori AF, quelli che troviamo su violino, viola, violoncello e contrabbasso. All'interno del corpo, non lo possiamo vedere, si trova il cosiddetto blocco centrale, un travetto di legno che si trova grosso modo tra il ponte e il pick-up e che è collegato sia al top che al fondo. La sua funzione è un po' quella che negli strumenti ad arco è svolta dall'anima e dalla catena. L'anima è un cilindretto di legno che appunto collega il top e il fondo e serve ad evitare che il top sotto la pressione del ponte e delle corde si sfondi, perché si genera una grande pressione, mentre la catena è un longherone che è attaccato internamente al top e che serve a controllare in qualche modo le frequenze emesse dallo strumento. Ebbene, la funzione dell'anima e della catena
su questo strumento è appunto svolta da questo blocco centrale che consente al top di rimanere forte e stabile sotto la pressione del ponte e delle corde, ma contemporaneamente evita che si generino all'interno della camera di risonanza fastidiosi feedback, soprattutto quando si suona ad alti volumi. Ed è appunto a causa della presenza di questo blocco centrale che questi strumenti vengono chiamati semi-hollow, proprio perché lo spazio non è tutto libero, non è tutto disponibile, ma è per l'appunto occupato da questo blocco centrale. Interessante e forse anche un po' primitiva in senso buono è l'architettura del ponte. Non so se si riesce a notare come il ponte è sollevato, è staccato dal top, cui però è collegato tramite queste tre viti, una, due e tre. Ecco qui. Probabilmente questa scelta si è resa necessaria proprio a causa del design bombato del top, per cui risultava probabilmente difficile, se non impossibile, montare un ponte che fosse totalmente aderente alla superficie. Non so se questa inquadratura consente di apprezzarlo, di metterlo in evidenza, ma tra il manico e il corpo c'è un'inclinazione di pochissimi gradi, 1, 2, forse 3 gradi. Per quale motivo? Proprio a causa del ponte sollevato. Infatti, se il manico e il corpo si trovassero perfettamente allineati, il piano delle corde andrebbe ad incontrare il corpo molto prima di arrivare al ponte, mentre con il manico inclinato il piano delle corde va ad incontrare il ponte nel punto e nel modo corretto. Ancora un paio di considerazioni sul ponte, che è ben fatto. L'unico limite che rilevo è l'impossibilità di regolare in modo indipendente l'altezza delle singole sellette. Bisogna per forza trovare un compromesso regolando le viti dei tre ancoraggi. Per il resto è un ponte abbastanza funzionale e pratico, soprattutto quando si tratta di cambiare le corde, perché i fori, come si dovrebbe riuscire a vedere, sono spaccati, dunque si può rapidamente sfilare e infilare le corde nella loro sede senza la necessità di farle scorrere interamente nel foro. Elegante e funzionale il binding color crema, eccolo qui, che infatti riprende il colore del pick-up e del battipenna. Il binding gioca un ruolo sia estetico che funzionale. Infatti collega bene esteticamente le fasce con i piani, ma nello stesso tempo contribuisce ad irrobustire i punti di collegamento, ad evitare che si scollino, contribuendo perciò a prevenire eventuali rumori e ronzii. E veniamo all'elettronica. Abbiamo una circuitazione passiva, dunque nessuna batteria che si può scaricare e nessuna batteria che richiede di essere sostituita, meno male. Abbiamo questo pickup humbucker, un solo pickup, denominato Electar. Electar non è tanto un brand quanto una linea di produzione interna ad Epiphone stessa. Il pickup può essere regolato in altezza grazie a queste quattro viti. Poi abbiamo due manopole, controllo di tono e controllo del volume, e infine questo selettore su tre posizioni, 50, 250 e 500. Cosa indicano
questi valori indicano tre differenti valori di impedenza che possono essere assegnati al pick-up. Su richiesta specifica di Jack Casady, infatti, questo basso è stato dotato di un pick-up a bassissima impedenza. Pensate, l'impedenza più bassa impostabile, 50 ohm, è davvero un'impedenza piccolissima se paragonata a quella media di un pick-up che può variare grosso modo dai 5.000 ai 12.000 ohm. Dunque 50 sono davvero pochissimi, e anche regolando sulla massima impedenza 500, ecco, 500 ohm sono comunque pochi paragonati all'impedenza media. A 50 ohm abbiamo la massima gamma dinamica e la massima gamma di frequenze riproducibile dal pick-up. Questo però un po' a scapito del corpo, della presenza del suono. Questa impostazione si adatta certamente bene a contesti acustici, magari addirittura senza batteria. Se invece il contesto si fa un pochino più energico, più chiassoso, magari con la batteria in ambito rock blues, ecco che possiamo muovere il selettore sui 250 ohm o addirittura 500 ohm. In questo modo il suono si fa più corposo, più compresso e un pochino meno ricco di alte frequenze, ma questo non è assolutamente un problema quando il volume si fa più alto. L'assenza di alte frequenze assolutamente non si nota. Perciò questo strumento, grazie a questo selettore su 3 posizioni, si adatta facilmente a contesti acustici molto intimi, ma anche a chiassosi contesti rock blues. E dunque questo è un basso semi-hollow dotato di una certa versatilità. Tra l'altro io qui ho le corde lisce di cui tra poco vi parlerò, ma posso assicurarvi che montando le corde ruvide questo strumento è in grado di tirare fuori un caratterino piuttosto pepato, sia in ambito rock che in ambito funk. Due parole ancora sulla progettazione di questo strumento. Come vedete ho messo la tracolla. Questo basso si contraddistingue per questo corpo piuttosto grande, piuttosto esteso, ma tutto sommato abbastanza leggero, proprio perché all'interno è cavo. E poi ha questa paletta abbastanza grande con queste meccaniche, anche queste abbastanza grandi e abbastanza pesanti. Per questo motivo tende a soffrire del tipico neck dive, cioè dell'affondamento del manico da questa parte. Questo affondamento tra l'altro è accentuato dal posizionamento del perno che è stato messo qui nel punto in cui il manico si inserisce nel corpo, laddove la quasi totalità dei bassi elettrici ha la spalla superiore che si prolunga grosso modo fino all'altezza del 12° tasto, e proprio lì viene in genere posizionato il perno, consentendo al basso di essere maggiormente equilibrato. Sarebbe interessante riprogettare questo strumento esattamente così com'è, però appunto con questa spalla prolungata e il perno appunto posizionato sulla spalla. Ad ogni modo, questo difetto può essere abbastanza facilmente contrastato semplicemente dal braccio destro che va ad appoggiarsi sul corpo. Ecco, in questo modo riusciamo a neutralizzare l'affondamento del manico verso il basso. In questo senso, il mio consiglio è quello di utilizzare la tracolla solamente quando si sta in piedi, perché quando invece stiamo seduti è sufficiente l'appoggio del braccio per bilanciare lo strumento, laddove l'uso della tracolla può risultare inutile, se non addirittura controproducente. Ed eccoci finalmente alle corde. Se avete potuto apprezzare le qualità di questo strumento è grazie anche e soprattutto alle corde che ci sono montate sopra, ossia queste Thomastic Infeld Flat Wound
JF 344, prodotte per l'appunto da questo storico brand austriaco, in particolare localizzato a Vienna, Thomastik Infeld. Tra l'altro impariamo a pronunciarlo per intero, Thomastik Infeld, e non soltanto Thomastik, altrimenti ricorderemo sempre solo e soltanto Franz Thomastik e mai il povero Otto Infeld. Franz Thomastik era un musicista, un violinista, poi liutaio e successivamente produttore di corde per strumenti classici in società con Otto Infeld, un ingegnere civile. Ebbene, queste magnifiche corde lisce sono prodotte per l'appunto da questo storico brand. La peculiarità principale di queste corde è che hanno l'anima, il core, in acciaio a sezione rotonda, a sezione circolare anziché esagonale, mentre l'avvolgimento è in puro nickel. Il combinato disposto di questi due elementi, il core a sezione circolare e l'avvolgimento in puro nickel, fa sì che la corda sotto le dita risulti piuttosto morbida, ma in modo davvero eccezionale, e questo si deve sicuramente all'avvolgimento in nickel, ma in particolare proprio alla rotondità dell'anima, perché quando andiamo a premere sulla corda, nel momento in cui la corda tende a deformarsi, ecco, in quel momento, grazie alla rotondità dell'anima, l'avvolgimento può avere delle micro escursioni che rendono perciò tutto l'insieme più morbido anziché rigido come avviene nelle corde con il core esagonale, che notoriamente sono più stabili ma appunto più rigide. Ne consegue un sensibile aumento del comfort per le nostre mani, per le nostre povere dita, e in generale un vantaggio per la performance. Un'altra peculiarità di questa muta di corde, a dire il vero piuttosto curiosa, è rappresentata dai diametri, perché il Sol è 0,43, che è parente di 0,45, dunque un Sol da muta medium, però poi il Re è 0,56, dunque un Re da muta light o quasi extra light, così anche il La che è 0,70, mentre il Mi è 100, dunque il Mi torna ad essere un Mi da muta media. Dunque sulla carta, visti questi numeri, questa muta di corde sembrerebbe piuttosto squilibrata, eppure sotto le dita invece questa muta risulta molto equilibrata. Inoltre queste corde sono davvero molto longeve, considerate che questa muta è montata su questo basso da oltre 4 anni, dunque un tempo piuttosto lungo, e vi garantisco che le corde sono ancora pienamente utilizzabili. All'inizio avevano una componente di alte frequenze che poi si è attenuata notevolmente in capo a 2 o 3 mesi, stabilizzando così la sonorità che è ancora sostanzialmente quella attuale. E dunque, se siete alla ricerca di un basso dalla sonorità acustica, quasi contrabbassistica, ma comunque molto versatile, mi sento caldamente di consigliarvi questa combo: Epiphone Jack Cassidy Signature Bass e Thomastik Infeld JF 344, ossia questa muta di corde. JF 344 sta per JF, sarebbe Jazz Flat Wound, mentre 344 sarebbe 34/4, ossia 34 pollici, 4 corde. Questo è il modo per interpretare correttamente le sigle che identificano le mute di corda che trovate sul sito di Thomastik Infeld e che vi consiglio di visitare. Ancora 2 parole su questo basso. Non è facile trovare una custodia adatta. Il mio consiglio, se volete spendere poco, è quello di procurarvi una custodia per basso acustico che ha la larghezza adatta a questo strumento. Altrimenti potete acquistare la custodia realizzata
proprio da Epiphone per questo basso. Si tratta di una custodia rigida sagomata. Tutto questo lo trovate sullo store di Thomann. L'Epiphone Jack Cassidy Signature Bass si trova in questo momento a 699 euro, mentre le corde Thomastic Infeld JF 344 si trovano a 55 euro. Può sembrare un prezzo alto, ma se consideriamo quanto possono durare queste corde, sono soldi davvero spesi bene. La custodia rigida invece si trova attorno ai 150 euro. In descrizione vi lascio i link diretti per l'acquisto sullo store di Thomann. Si tratta di link di affiliazione. Che cosa significa? Che per voi non cambia niente, ma io ricevo una piccolissima percentuale. Si tratta di un altro modo per sostenere questo canale di divulgazione musicale, oltre ai like, agli hype, ai commenti, all'iscrizione al canale, all'attivazione delle notifiche, ai super grazie e a tutto ciò che molto presto sarà attivato su questo canale. In questi due video ho realizzato altre due recensioni. Grazie per aver guardato anche questo video fino alla fine. Ci vediamo al prossimo. A presto. Ciao ciao!